Stozzi ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Volete vincere su questo gioco? Oggi andremo a vedere un video nella quale cercheremo di analizzare in maniera chiaramente breve alcuni concetti chiave secondo me che sono fondamentali appunto per avere il maggior numero di vittorie o comunque cercare di arrivare sempre alla vittoria nei nostri game. Andiamo ragazzi a vedere chiaramente il modulo. Il modulo è quello appunto che abbiamo visto anche di recente, proprio perché stiamo lavorando sul nuovo modulo, ma il modulo appunto è solo uno dei, diciamo, principi o comunque dei consigli nella quale possiamo trarre vantaggio per vincere. Il consiglio numero uno ragazzi che mi sento di darvi, chiaramente tralasciando tutto il discorso lag, bug e connessione, che chiaramente quella deve essere la base, quindi consiglio a tutti di giocare, mi raccomando, non da hotspot, non da wifi, ma possibilmente con un cavo collegato direttamente al vostro router, proprio per avere anche voi una migliore esperienza di gioco, al di là poi dei risultati e tutto l'altro, però comunque per avere sempre più o meno una connessione stabile. Ok, il consiglio numero uno che vi do chiaramente è scegliere i giocatori giusti. In base a che cosa? In base chiaramente anche a che modulo state utilizzando. Parto da questa perché poi fondamentalmente ragazzi la squadra cioè come la mettiamo in campo è fondamentalissimo, ok? Quindi importantissimo la scelta del modulo. La cosa che che mi sento di dirvi ragazzi è non cambiate così frequentemente i moduli, cioè non state a farvi 1000 giri fra il 4-3-3, poi il 4-4-2, poi il 4-2-3-1, poi il 4-2-1-3 e via dicendo con tutti gli altri. Perché ragazzi è vero che magari creereste più vulnerabilità, ok, nelle difese avversarie, perché l'avversario non sa mai con che tipo di modulo giocate, però allo stesso tempo potete anche essere voi più vulnerabili, perché magari quel modulo con un determinato stile di gioco si muove in una certa maniera, con determinati stili di gioco giocatori si muove ancora diversamente e con le istruzioni individuali lo stesso. Io consiglio quindi per i moduli sempre di fare una tattica primaria e una tattica appunto secondaria, switchabile appunto con le levette e la logica per chi gioca con le frecce, mentre con le frecce per chi gioca con le levette. Importantissima, ripeto ragazzi, la scelta dei giocatori in campo. Ora non entrerò troppo nel dettaglio nel dirvi quali giocatori è meglio mettere e quali no, ma il consiglio che vi do generale, anche perché l'ho già fatto in un altro video appunto dove analizziamo i giocatori per stili di gioco squadra appunto, il consiglio che vi dico appunto è quello di non cambiare e provare ovviamente quando trovate un modulo a lasciarlo, quando trovate i giocatori che vi piacciono lasciarli il più possibile, ok? In modo tale che vi accorgete che magari determinati punti del campo voi giocate meglio in un modo anziché in un altro, ed è chiaramente ragazzi un punto questo fondamentale. Infatti l'ho messo per primo proprio perché ragazzi poi alla fine della fiera gira molto tutto su questo. Chiaramente ragazzi bisogna conoscere anche i meccanismi di gioco, ovvero se io mi trovo in un certo momento della partita cosa conviene fare, oppure se mi trovo in un momento in cui il gioco va un po' più a favore dei nostri avversari, che cosa conviene fare? Ad esempio molti dicono che conviene palleggiare di più. Quando vediamo che noi ad esempio perdiamo palla frequentemente è inutile buttarla sempre in avanti, perché tanto purtroppo in quel momento del gioco gli avversari, i difensori avversari arriveranno sempre prima dei nostri attaccanti sul pallone. Molti dicono per far finire questo momento, no, il famoso momentum del gioco, bisogna cercare magari di ragionare di più, di palleggiare, di fare un po', a volte anche brutto dirlo, ma un po' di melina, in modo tale proprio che finisca quel tipo di situazione. Io non consiglio mai chiaramente di fare melina o di comunque far innervosire in qualche maniera provocatoria l'avversario, perché comunque alla fine è un gioco, siamo tutti qui per divertirci ed è antipatico trovare avversari che giocano in questa maniera. Mi è capitato tantissime volte e mi sarebbe piaciuto incontrare da vivo queste persone per potergli dire appunto cosa pensavo del modo di giocare più che altro scorretto. Però ovviamente ragazzi ci sono, ripeto, delle dinamiche da seguire, come ad esempio anche le semplici coppie dei giocatori che mettiamo, un incontrista con un terzino difensivo barra sviluppo è comunque ragazzi a tutti gli effetti una coppia tra virgolette buggata. Perché?
ma non perché si stiano più simpatici loro due rispetto agli altri, ma semplicemente perché è un po' il meccanismo, ragazzi, del calcio reale. Io se vado a difendere chiaramente trovo un difensore che esce e l'altro che copre, quindi diciamo che sono delle regolette a volte, no, che derivano anche un po' dal calcio, poi chiaramente qui vengono tramutate in un gioco e vengono un pochino modificate. La scelta insieme a questo però, ragazzi, della tattica secondaria, come già accennato prima, lo stesso è fondamentale. Fondamentale perché? Perché chiaramente possiamo cambiare in corso d'opera due moduli e mandare quindi in tilt un po' magari l'avversario. Io consiglio sempre, ragazzi, la tattica secondaria, se ad esempio sto giocando con un modulo così molto offensivo, magari di fare una tattica secondaria magari che ne so, vediamo un attimino, magari più difensiva, ok? Quindi magari con un 5-3-2, con un 5-2-2-1 ci potrebbe, ragazzi, stare. Oppure se stiamo giocando con inizialmente un modulo appunto con difesa 5 o comunque anche con difesa 4, possiamo pensare magari di passare poi a una difesa 3 proprio per magari dare quello sprint in più. Questi meccanismi, ragazzi, sono chiaramente tutte piccole cose che servono per cercare di andare il più possibile incontro alle vittorie. Poi è ovvio che nessuno ci garantirà che vinceremo sempre, però sicuramente faremo il più possibile per farlo. Non è, ragazzi, comprare le 1000 leggende del gioco che ogni settimana escono, perché tanto, ragazzi, anche le leggende fondamentalmente sono, sì, magari sono più veloci, hanno un tiro migliore, magari sono leggermente più buggate da alcuni punti di vista, tipo vedi un Collar sui colpi di testa, però, ragazzi, quello che poi incide oltre la statistica in sé per sé del nostro giocatore in questione sono le mani, ragazzi. Cioè, chi gioca nelle primissime posizioni della Divisione 1, tanto ambita Divisione 1, non è solo, ragazzi, una persona che sa lo stile di gioco da mettere e lo stile di gioco meglio per lui per poter cercare di vincere le partite, è proprio una persona che magari ha molto tempo anche per stare lì a giocare, quindi tanto allenamento, anche quello fa tanto. È una persona che, oltre a conoscere gli stili di gioco, proprio è brava a conoscere alcune dinamiche del gioco meglio di altri. Le mani, quindi come muovere appunto le mani in determinate circostanze della partita, e poi magari quindi si porta a casa il risultato e noi invece magari perdiamo 1-0. Quindi sono tante piccole cose, come tutto quanto ovviamente nella vita in generale bisogna essere un pochino portati, bisogna cercare un po' di cimentarsi in quello che si fa, ma alla fine della fiera comunque, ragazzi, ripeto, come già detto, è un gioco, principalmente dobbiamo farlo con lo spirito di divertirci e con lo spirito di insomma poter testare magari dei giocatori che ci interessano, ma senza spendere patrimoni di soldi, perché tanto, ragazzi, è inutile. Se poi ci mancano alcune nozioni base del gioco, possiamo avere anche tutta la squadra di sole leggende, ma non arriveremo comunque mai magari a certi livelli. Perché? Perché comunque non sappiamo magari bene, non abbiamo magari ben capito alcune piccole cose del gioco. Come infatti consiglio sempre, quando provate i moduli, provateli sempre, ragazzi, senza istruzioni inizialmente. Poi dopo che l'avete testato quelle 2-3 partite, allora a quel punto dite benissimo, ok, forse è meglio dare, per dire, l'offensivo al terzino piuttosto che l'ancoraggio alla punta, piuttosto che il difensivo al mediano, e via dicendo per tutte le altre. Perché? Perché chiaramente, ragazzi, prima di tutto dobbiamo capire, lo dico soprattutto per i più nuovi, come si muove appunto la squadra in sé per sé, ed è una cosa appunto da non sottovalutare. Quindi scegliere appunto i giocatori, ma ecco l'altro consiglio in arrivo: scegliere, ragazzi, anche i comandi e la telecamera corretti. Io ve le provo a far vedere un attimino. Perché comunque, ragazzi, la scelta dei comandi, ragazzi, è importantissima, ok? Lasciamo perdere, ragazzi, le tante opinioni che si trovano in giro sui vari siti, sui web, insomma dappertutto, su YouTube, di quelli che dicono che è meglio fare una cosa anziché fare un'altra, per dire nel movimento piuttosto che nella corsa. Certo,
magari un tasto può agevolarci un po' di più. Faccio l'esempio appunto proprio dello scatta, che con R2 per chi gioca con PlayStation sarebbe molto più dosato rispetto all'R1 che invece è subito a palla. Però ragazzi dobbiamo anche capire, noi siamo abituati a giocare in questa maniera, cioè noi giocare con R1 anziché con R2 o viceversa, ci cambia qualcosa? Cioè se ci troviamo in una situazione dove magari dobbiamo fare quel mezzo scattino e sbagliamo il tasto, perdiamo palla o magari non riusciamo a fare quello che volevamo e magari poi perdiamo pure la partita, perché può capitare così. Quindi ragazzi, fondamentalmente quello che vi dico è: impostate i comandi come più vi piacciono. Questi sono appunto i miei comandi. Io pensate muovo ancora con le freccette, perché arrivo dalla vecchia scuola di FIFA di tantissimi anni fa, quindi di conseguenza corro con R1, perché si ricorda i vecchi joystick, non è come adesso che diciamo c'è la leva, ma era un tasto uguale all'R2. La difesa sono questi, quindi ragazzi fondamentalmente sta a voi capire come fare. Stessa identica cosa per la telecamera, quindi come impostarla. Qui chiaramente non me la fa vedere, ma non preoccupatevi ragazzi, perché se cercate nel mio canale c'è il video appunto della telecamera, ok? Quindi proprio dei parametri che siamo andati a impostare, ma sono sempre cose ragazzi molto molto soggettive. Io ragazzi poi do chiaramente anche un altro piccolo consiglio: di usare chiaramente i comandi, non dico completamente manuali, ma nemmeno completamente assistiti. Torniamo un secondo, scusatemi, sul controller, e intendo proprio questo. Cioè lo smart assist ragazzi io lo disattiverei, infatti l'ho disattivato. Perché? Perché comunque fondamentalmente ragazzi avere dei giocatori che fanno un po' di testa loro quello che magari possiamo fare noi, è vero, in alcuni momenti della partita potrebbe anche tornarci utile, perché magari chiudono meglio rispettando uno spazio, però pensate se voi comunque avete un difensore, decidete di passarla all'attaccante per dire diretto, invece lui fa il passaggetto lì al mediano e poi magari perdete pure palla. Quindi queste ragazzi sono, ripeto, le mie istruzioni che ho dato appunto per il mio joypad, in modo tale proprio da cercare di giocare il meglio possibile, almeno per come, ripeto, sono abituato io. Non è una regola fissa, però sicuramente ragazzi sono dei comandi che funzionano molto molto bene, con la quale io mi ci trovo veramente veramente bene, e attualmente ragazzi non li cambierei. Quindi a prescindere dalla divisione in cui giocate, se vi trovate bene con quelli ragazzi continuate con quelli, vuol dire che forse siete abituati così, e chiaramente stravolgere significherebbe un po' rimparare a giocare, cosa che chiaramente ci vorrebbe molto molto più tempo. Altra cosa ragazzi, e arriviamo diciamo un po' alla fine dei consigli, secondo me l'importante ragazzi è giocare nel momento in cui abbiamo voglia di giocare. Questo diciamo che a livello psicologico viene molto sottovalutato, il fatto che magari uno dice vabbè, ho l'abitudine di giocare a quest'ora, gioco. Benissimo, si può fare, ovviamente è una cosa lecita. Il problema qual è? Che magari giochiamo deconcentrati, magari abbiamo avuto una giornata stressante, abbiamo avuto dei problemi di lavoro, magari abbiamo litigato con delle persone o tantissime altre cose che potrebbero succedere nelle nostre giornate. E giocare poi alla PlayStation diventa, anziché un motivo di svago e di stress, cioè scusatemi, un motivo di svago e di piacere, diventa un motivo di stress. Quindi dove magari poi quel giorno non siamo ben concentrati, iniziamo a perdere, iniziamo a stravolgere le nostre formazioni, iniziamo appunto a voler provare 1000 cose perché altrimenti ci nervosiamo. Ragazzi, vi consiglio appunto di giocare quando avete voglia. Io in primis faccio così, ragazzi, ci sono dei giorni che magari sono preso da tante altre cose, ho poco tempo, non voglio buttarmi su qualcosa, tra l'altro nella quale poi devo spiegare a voi magari che cosa sto facendo, e rischierei ragazzi di fare qualcosa che non ha molto senso, qualcosa della quale nemmeno io in primis sono convinto. Quindi bisogna sempre avere ragazzi la testa giusta, ma in tutto quello che si fa, a prescindere da sto gioco, anche per un altro gioco o nella vita diciamo in generale, bisogna secondo me avere la testa di farlo e cercare di farlo chiaramente correttamente, mettendoci impegno e passione, ma allo stesso tempo bisogna avere anche un minimo di lucidità, di capire quando è il momento appunto giusto per
per farlo. Prima di andare avanti ragazzi, però, di dirvi l'ultimissimo consiglio bonus, il consiglio ciliegina diciamo da metterci sulla torta, vi ricordo sempre chiaramente degli abbonamenti al mio canale. Sono sempre aperti ragazzi, per chi volesse, al costo di 1 euro barra 2 euro vi portate a casa chiaramente l'abbonamento con tutti i suoi vantaggi. Ovviamente parliamo di una cifra chiaramente irrisoria, ma che per me sarebbe molto molto importante. Avreste la possibilità di poter giocare contro di me, di avere dei video su di voi personalizzati, di avere comunque accesso alla libreria dei video appunto dedicati agli abbonati. Quindi attenzione ragazzi, perché potrebbe essere una cosa molto molto interessante, e alla fine della fiera parliamo di 1 euro, 2 euro, una cifra che a nessuno di noi, o quasi, almeno spero, può in qualche maniera cambiare il corso della propria esistenza. Per chi volesse invece in maniera gratuita ci sono sempre i link di Amazon e di Gamigo, sono due piattaforme dalla quale possiamo passare e acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Amazon lo conosciamo tutti, Gamigo è una piattaforma videoludica nella quale possiamo, ripeto, acquistare prodotti videoludici, console, pass, giochi, joypad, quindi un po' di tutto. Un sito molto molto interessante ragazzi, e ripeto, passare il link che trovate in descrizione è un modo semplicemente per supportarmi, ma il resto è completamente gratuito, come anche su Amazon, quindi mi raccomando, fateci un pensierino. E soprattutto ragazzi, cosa importantissima, altrettanto gratuita, mettere un bel follower al canale se ancora non l'avete fatto, e un bel like al video. Io ne sarei veramente grato per chi dovesse fare almeno anche solo una di queste cose. L'ultimo consiglio bonus ragazzi che mi sento di dirvi è chiaramente il divertirci. Il divertirci ragazzi, si potrebbe aprire un capitolo che dura un altro video, ma per essere stretti diciamo nel dirvelo, io penso che ragazzi ci divertiamo nel momento in cui comunque troviamo una squadra che ci fa divertire, a prescindere dalla divisione nella quale giochiamo. Possiamo essere in divisione 10, in divisione 1, in divisione 3, in divisione 5, possiamo essere ragazzi dappertutto, ma nel momento in cui abbiamo trovato una squadra che comunque in qualche maniera ci porta a divertirci, ci porta a saper come si muovono, potremmo perdere qualche partita, ma se comunque ragazzi ci piace come giochiamo, teniamo quella. Torniamo quindi un po' a quello che dicevamo nel punto numero 1, nella quale parliamo dei moduli, che poi è, ripeto, un argomento molto importante su questo gioco, il modulo. E una volta ragazzi che abbiamo trovato quello, la strada che ci sembra corretta, lasciamo quella, non stiamo a stravolgere. Possiamo fare magari dei tentativi, sì, ma non stiamo a farne troppi, perché i troppi tentativi poi ragazzi mandano anche un pochino a noi in confusione, e rischiamo poi di mettere su dei moduli che non hanno tantissimo senso. Cioè, un modulo deve essere sempre, come dico io, equilibrato, bilanciato, non deve essere una cosa sproporzionata o una cosa un po' diciamo anche orribile da guardare. Deve essere sempre un modulo che funziona. Voi avete la possibilità, tra l'altro più di me, di poter lasciare sempre lo stesso modulo. Io sono costretto a dover ogni poco tempo cambiare, ogni pochi giorni cambiare, per comunque portare a voi sempre nuovi contenuti aggiornati. Però voi che potete appunto offline, off camera anzi, tenete il più possibile ragazzi lo stesso modulo. Io è una cosa un po' che rimpiango rispetto ai tempi che facevo i video, dove anche io magari mi allenavo più con una certa squadra anziché con 1000 giocatori diversi ogni pochi giorni. Però ragazzi, comunque è un modo anche quello per divertirsi, testare e imparare ovviamente sempre cose nuove. Fatemi sapere ragazzi nei commenti, mi raccomando, che ne pensate di tutti questi bei consigli per cercare di poter vincere. Io vi ringrazio, alla prossima dal vostro Catalano. Ciao!